Un saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un disco che mescola in maniera convincente doom metal e grunge, all'insegna di oscurità e angoscia. Seppur siano spesso visti come generi opposti, in fondo metal e grunge non sono poi così lontani. O meglio, se parliamo del classico metal anni 80, le differenze sono enormi. Ma se come riferimento scegliamo lo sludge metal, ecco che la distanza si riduce moltissimo. Dopotutto, non è un segreto che Kurt Cobain, per coincidenza un compagno di scuola di quel Buzz Osborne che con i Melvins inventerà lo sludge, considerasse il suono dei Nirvana come l'unione del punk con l'oscurità dei Black Sabbath. Un po' l'intento anche del già citato genere, che al massimo partiva da coordinate più hardcore e dal doom metal più moderno, ma aveva all'incirca gli stessi riferimenti. Non è quindi un caso che alcuni dei nomi di punta della scena grunge come Soundgarden o Alice in Chains abbiano avuto influssi metal, né che alcune delle prime band sludge, specie se non provenienti dal sud degli Stati Uniti, siano state classificate come grunge. Allo stesso modo, non è un caso se molto più di recente i canadesi post-death soundtrack sono riusciti a mescolare doom e grunge senza troppe difficoltà. Duo nato a Vancouver, città relativamente vicina a Seattle, ha esordito nel lontano 2008 con l'album Music as Weaponry. Al suo interno il gruppo suonava un industrial electronic metal rock dalla vena sperimentale. Quest'ultima tra l'altro li ha guidati attraverso i dischi successivi, sempre più avanguardistici e lontani dal metal. Ma col quarto, Weightlifter, i post-death soundtrack hanno operato una virata radicale. Persa del tutto la vena elettronica, hanno però mantenuto un certo spirito sperimentale nel loro nuovo stile. Come già detto, mescola un grunge che ricorda i già citati Alice in Chains, specie a livello vocale, con una base più potente e più lenta. In certi frangenti è aggressivo, in stile sludge, anche se più spesso si concentra su sonorità un po' più rilassate, tendenti allo suono. Non che questo renda Weightlifter un album calmo però, anzi, al suo interno si respirano oscurità, angoscia e depressione, come nella miglior tradizione di inizi anni 90. Questo intento è aiutato da un buon gioco di dinamiche che vanno dal calmo all'aggressivo e da diversi influssi attratti dal mondo post-rock e post-hardcore, altrove dall'alternative o da altri generi ancora. Il tutto è ben integrato dai post-death soundtrack in un suono compatto, vario, ma sempre coerente al suo filo conduttore. Un filo che passa appunto dall'oscurità e dalle vibrazioni negative sprigionate. Tuttavia, anche dal punto di vista musicale, Weightlifter si dimostra molto valido. Con un'ottima produzione sa incidere sia nei riff più metal, spesso belli pesanti, sia nei momenti più espansi, che dimostrano l'ottima cura e l'impegno del gruppo in una ricerca a volte persino raffinata dei suoni giusti. Mettendo tutto questo insieme, ne viene fuori un disco ispirato e consapevole, in cui i post-death soundtrack dimostrano di non aver bisogno di rodare il loro nuovo suono, almeno in linea generale. Ne è una prova per esempio la opener The Die Is Cast, traccia divisa a metà. All'inizio alterna a sua volta momenti doom minacciosi e altri più melodici e dismessi, e un finale in cui quest'ultima anima prende il sopravvento, per qualcosa che ricorda sia il grunge più calmo, sia le ballad dei Black Sabbath. È il punto più alto del disco insieme alla closer track Hammer Comes Down, traccia anche aggressiva nei riff, quasi post-metal, ma che non rinuncia a un velo stoner, per un bel dualismo molto riuscito. C'è però tanto altro di valido in Weightlifter, come Icy Underground, per lunghi tratti davvero depressa in maniera catatonica, ha però qualche spasmo di angoscia nei più animati refrain, con in più qualche influsso addirittura black metal. Oppure si può citare Ariuna's Hunting End, in cui i post-death soundtrack mostrano un inedito lato roccheggiante di Marchio Stone. Sono altri brani grandiosi in un disco che però a tratti esagerano nella sua ricerca dell'istrionismo a tutti i costi. Per esempio quando Stephen Moore eccede con la sua voce, pur adatta allo stile del gruppo, o quando il gruppo stesso perde il focus sulla musicalità complessiva. Un esempio su tutti è Pinprick, a tratti piacevole ma inutile nei suoi 2 minuti e mezzo con tante idee ma poche buone e nessuna sviluppata a dovere. Ne risulta una stetta un po' ondeggiante, con a tratti dei cali. Per fortuna però non sono troppi. Per il resto Weightlifter mantiene un livello piuttosto alto.
Non sarà un capolavoro e i post-death soundtrack danno l'idea di poter fare molto di meglio con la nuova direzione musicale scelta, ammesso che vogliano continuare sulla stessa strada. Detto ciò, questo non è certo un album di passaggio, di studio del nuovo suono. Per molti versi lo stile dei canadesi è già parecchio convincente così com'è. Chi ama il doom metal moderno più sperimentale o il grunge più pesante apprezzerà di certo. Voto di Heavy Metal Heaven 83 su 100. Per questa settimana è tutto. Se hai apprezzato la video recensione faccelo sapere nei commenti, oltre a mettere il like e a condividere. Puoi inoltre iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre al passo con i contenuti che pubblichiamo ogni pochi giorni. Infine vieni a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Come sempre trovi i link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!